Nonostante le pere siano buonissime anche da sole in 10 minuti, potete trasformarle in una fantastica torta soffice ottima a tutte le ore. Ciao a tutti da Paolo, bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi torta, pere e cioccolato. Vi servirà una ciotola abbastanza capiente da contenere pere e impasto. Iniziate a sbatterci le uova con lo zucchero, poi aggiungete a filo l'olio di semi facendolo incorporare bene alla pastella che avete appena creato. Aggiungete dunque un vasetto di yogurt bianco oppure aromatizzato alla vaniglia o, se lo trovate, al gusto pera. Date un altro paio di giri di frusta per mescolare bene gli ingredienti e incorporare un po' di aria nell'impasto, poi passate agli ingredienti secchi. Setacciate con un colino la bustina di lievito in modo da sgranarla e distribuirla meglio. Poi fate lo stesso con la farina. Eviterete i grumi rendendo contemporaneamente più arioso e soffice tutto il composto. L'ultimo ingrediente da introdurre è il cacao ed è forse quello per il quale il setaccio è veramente indispensabile. Aiutatevi con il dorso di un cucchiaio per polverizzare gli agglomerati che solitamente forma e fatelo finire nella ciotola. Ora, prima di azionare le fruste elettriche, bagnate bene le polveri con tutta la parte umida dell'impasto in modo da appesantirne e limitarne lo svolazzamento sulle pareti della cucina. Azionate dunque le fruste creando una crema al cacao morbida e vellutata pronta ad accogliere le pere. Cercate di arrivare anche sui bordi della ciotola ed evitare che rimangano parti di ingredienti slegati dalla massa cremosa. Per farlo meglio potete aiutarvi con una spatola o un cucchiaio. Mettete dunque un attimo da parte la crema e iniziate a preparare le pere. Basta semplicemente dividerle in 4 spicchi, eliminare il torsolo e le parti filamentose che poi all'interno della torta disturberebbero e privarli della buccia. Tagliatele poi a pezzettini non troppo grandi in modo da evitare che affondino nell'impasto e che si distribuiscano meglio. Quando arrivate alla parte cicciona della pera, tagliate le fettine anche per il lungo. Riversate i pezzetti appena tagliati nella crema al cacao e mescolateli assieme cercando di distribuirli in maniera uniforme. Inizialmente l'impasto sarà un po' pesante, ma poi con l'umidità della pera il tutto diventerà più morbido e scivoloso. Versate dunque il composto di pere e cioccolato in una tortiera imburrata e infarinata o rivestita con carta forno. Date una livellata con il dorso del cucchiaio per evitare cunette che rischierebbero di bruciarsi in cottura e infornate in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 45-50 minuti a seconda del vostro forno. Come per tutte le torte, comunque, fate sempre la prova a stecchino prima di estrarla dal forno. Una volta cotta la torta, toglietela dal forno e lasciatela raffreddare completamente. Sarà più facile da sformare, l'eventuale eccesso di umidità interna si asciugherà leggermente ed anche il profumo sarà più equilibrato. Passata dunque qualche ora, liberatela dall'anello, eliminate la carta forno al bordo e anche sotto e trasferitela su un piatto da portata. La torta è morbidissima e la presenza delle pere nell'impasto lo rende umido e succoso. L'abbinamento di sapore tra pere e cioccolato è un classico che non c'è bisogno che vi racconti io, quindi non mi resta che salutarvi augurandovi buon divertimento con questa facile preparazione e buon appetito e aspettarvi giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino e sempre qui su Cibo Dentro. Ciao!